Di Stefano. Peppe, ciao. Ciao ragazzi, buon Ciao. pomeriggio. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Prima di parlare della partita, un passo in avanti anziché un passo indietro. Oggi come li hai visti? No, oggi non li ho visti perché oggi avevano il giorno libero, Mm. ma nonostante questo qualcuno si è presentato, come era normale che fosse. Tra questi ovviamente presenti c'era Matteo Gabbia, perché sappiamo quanto è dedito al lavoro, voleva smaltire un po' quelle che erano chiaramente le tossine, la stanchezza di ieri, anche oggi per lui chiaramente massaggi, le classiche cure fisioterapiche post partita, ma è stato un post partita, è stato un day after molto allegro a Milanello. C'erano gli infortunati, c'era Calabria, c'era ovviamente Malik Ciao, c'era anche Alessandro Florenzi, c'era Matteo Gabbia, ambiente chiaramente euforico come non era mai stato euforico, credo da un bel po' di mesi, ecco. Peppe, ma cos'è che ha portato secondo te questa squadra a vincere un derby dopo dei giorni assolutamente complicati? È probabilmente quello, cioè, l'opposto di quello che pensiamo noi. Sono stati giorni per assurdo belli a Milanello. Intanto sono successe 4 cose esattamente. La prima è che i ragazzi, la squadra aveva toccato il fondo e quindi quando tocchi il fondo ti rialzi. La seconda cosa è che Ibrahimovic si è presentato a Milanello ed è stata una presenza che rispetto alle altre volte è stata molto meno invasiva e molto più solidale con la squadra. La terza cosa è che dopo la partita Fonseca ha chiuso nello spogliatoio la squadra e ha parlato per 1 ora e 40 con la squadra, capendo anche un po' i loro problemi, le loro difficoltà, no? E la quarta cosa è che la squadra ha apprezzato il nuovo sistema tattico, perché nonostante poi Fonseca dica che è tutto uguale, in realtà il Milan ha giocato con 2 punte ieri. In mezzo è stata messa una bella grigliata venerdì a Milanello, c'era ancora una buona temperatura. La somma di tutto questo ha portato un'euforia e una consapevolezza maggiore. Non poteva essere il Milan di inizio stagione. Le partenze di Fonseca sono sempre state lente, proprio statisticamente. Sapevamo che doveva esserci una partita per la scintilla, nessuno credeva potesse essere il derby e il Milan non solo ha vinto ma ha convinto. E l'Inter ha giocato male secondo me anche perché il Milan ha giocato una gran partita. Il Milan è una buona squadra e quindi diciamo che ieri è partita la nuova stagione del Milan. Sono convinto che sia stata una scintilla determinante, ecco. Ecco, a proposito di questo, Peppe, per non far la fine dell'anno scorso, che a un certo punto ci giravamo all'indietro e pensavamo, caspita, quel Milan-Paris Saint-Germain, però il Milan è stato veramente incredibile e più o meno ci ricordavamo quello e poco altro. Secondo te da dove si può ripartire? Cosa si può fare per non che diventi un unicum come l'anno scorso? Guarda, io rispetto all'anno scorso trovo delle differenze rispetto a quella partita, la partita di ieri. Mm. Cioè, ieri non mi sembrava che il Milan avesse fatto ieri, sai, io non mi ricordo Leao che ha fatto più metri delle altre partite, non mi ricordo Reinders che facesse più metri secondo me hanno fatto bene, cioè non hanno fatto straordinariamente bene. Secondo me è stata una partita che può diventare, cioè io sono convinto che questa partita può essere normalità. Può diventare normalità perché Emerson Royale è sempre l'Emerson Royale di 3 giorni fa, non è un giocatore completo, si vede, si percepisce, si capisce, ma ieri hanno messo qualcosa in più, ma non mi è sembrato che avessero messo qualcosa di incredibilmente strano in più in campo. Per questo dico, mentre col Paris Saint-Germain me la ricordo come una partita, il gol di rovesciata, Giroud che sale a 2,5 metri, Teo Hernandez che fa salvataggi, Mignan che fa super parate. Invece la partita di ieri me la ricordo come quasi ordinariamente. Il mia ieri ha meritato di vincere, mentre col Paris Saint-Germain, se avesse pareggiato il Paris Saint-Germain non avrebbe nessuno detto niente. Il Milan ieri ha vinto e ha vinto bene, poteva vincere 3-4-1, è stata una bella partita del Milan, questa è la differenza, ecco. Peppe, ti aspetti le 2 punte anche in futuro? Cioè questo modulo giocando così? Sì, sì, chiaramente hai vinto, non cava, anche perché oggi se venerdì poi cambi formazione sarebbe l'errore più grande. Più o meno io credo che vedremo sotto 11, no? Se non proprio identico lo stesso, ma sarà quella squadra lì. Poi magari puoi cambiare qualcosa a Leverkusen, ma oggi che hai giocato questa partita così bella proprio, ma non ha senso cambiare, non avrebbe senso cambiare. Peppe, ti volevo chiedere anche 30 secondi su Matteo più che su Gabbia, insomma, su questo ragazzo che ha dimostrato di avere forse una scintillina in più rispetto agli altri in questo momento. Il ragazzo normale, il ragazzo della porta accanto, il ragazzo che sa cos'è il Milan, sa cos'era giocare un derby. E poi quest'anno Gabbia ha giocato 2 partite,
e il Milan ha vinto tutte e due, non può essere un caso. Se era un caso quella col Venezia, il Milan non è un caso quella di ieri. Extra gol, Matteo ha fatto una buona partita, anche lì non ha fatto una partita da 9,5, ha fatto una partita giusta, quella che andava fatta. E poi era l'unico italiano in campo, e poi era un ragazzo che meritava un'altra chance, perché l'anno scorso, come sapete meglio di me, da gennaio in avanti era stato il miglior difensore del Milan, e a volte forse perché è talmente normale lo mettono gli allenatori appena arrivano in panchina, perché tanto Matteo non dice mai una parola fuori posto, perché Matteo tanto è sempre quello lì che sta sempre tra virgolette in silenzio. E invece bravo Fonseca, che in queste prime 5 giornate l'ha messo 2 volte, e vedrete che nelle rotazioni tanto i difensori sono 3, ruoteranno sempre, e Matteo avrà sempre più, non dico chance, ma avrà sempre più titolarità, ecco. Io Peppe ti chiedo al volo la tua sulla partita di Teo Hernandez, l'hai visto più dentro la partita rispetto alle precedenti? Sì, sempre meglio, e non vedo ancora il miglior Teo Hernandez, e questa è una grande notizia perché si sta applicando molto sulla fase difensiva. Purtroppo o per fortuna le vittorie portano felicità. Ieri Teo è tornato a postare di Milan sui social. Ieri Leao il secondo tempo vedeva che l'unico che non correva era lui, o quantomeno correvano gli altri, si è messo a correre come gli altri. Ieri ci sono stati giocatori anonimi nella nostra testa che hanno trascinato il Milan. Matteo Gabbia ha trascinato il Milan, e Tammy Abraham, che è arrivato 20 giorni fa, ha trascinato il Milan. Ma nello spirito, nella voglia, quello ha fatto la differenza. Teo ieri ha indossato degnamente la fascia di capitano, proprio ieri ha fatto il capitano del Milan, c'era da litigava, c'era da scontrarsi, c'era da attaccare, se c'era da difendere, ha difeso molto più che attaccato, però ho rivisto il gas dei tempi giusti, quindi la strada ormai per lui mi sembra tracciata. Tanto Teo migliora solo se gioca. Teo non è un tipo di Teo, in allenamento mi dicono che va sempre a 2 all'ora, ma da una vita, poi arriva nelle partite e fa la differenza. Peppe, praticamente siamo in chiusura, ti chiedo veramente l'ultimissima cosa. A proposito, l'hai nominato poco fa, ovvero Rafa, che ho visto anche dei messaggi del post partita, qualche tifoso li ha un po' pizzicato, soprattutto per il primo tempo, per l'atteggiamento. Ecco. L'atteggiamento è stato sempre il suo difetto, ragazzi. Tutti siamo consapevoli di questo. La domanda è: ci rinuncia Rafa Leao? Io personalmente, fossi allenatore, non ci rinuncerei praticamente mai. Poi lo vedi in campo, il primo tempo che non corre, ti arrabbi, poi il secondo tempo lui capisce che corrono tutti tranne lui e corre più degli altri, diventa poco lucido sotto porta, perché lui vuole tentare sempre il tiro a giro, magari non il golletto semplice, però è un giocatore che quando accelera ti strappa le partite. È chiaro che se ieri avesse avuto continuità, il Milan al 60° avrebbe potuto chiudere la partita, però io lo considero anche per lui un punto di partenza. Si è reso conto come quest'anno rispetto agli altri anni c'è da aiutare più in difesa, c'è da fare più il leader. Io non so se è in grado di farlo, se sarà in grado di farlo, però è troppo più forte rispetto a tutti, che non puoi pensare di metterlo fuori e metti Okafor, perché Okafor è un giocatore normale, Leao è un giocatore diverso. Peppe, grazie ancora, buon pomeriggio, alla prossima. Ciao ragazzi, alla Ciao, prossima. Ciao, ciao, ciao grazie. Peppe, grazie.